Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per il prossimo semestre del 2023. Abbiamo due carte. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Ariete, e la papessa. Wow! La carta della giustizia molto spesso fa riferimento a una giustizia divina. E la carta della papessa, diciamo, la papessa in sé ha il potere di vedere al di là delle cose reali, delle cose, diciamo, concrete. È qualcuno che ha sviluppato, o meglio, è come se per giustizia divina, ragazzi, qualcuno riuscirà a vedere oltre una determinata relazione, una determinata situazione. La carta della papessa è anche molto collegata con l'intuito, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di un, di qualche intuizione, di qualche dote psichica che si potrebbe sviluppare o ampliare. E la giustizia, per certi versi, avendo comunque anche una spada, vi dice che c'è qualche cosa da lasciare indietro per riequilibrare. Eh, Se vedo poi anche la papessa dopo, mi verrebbe da dire il vostro lato femminile. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, ragazzi, come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire significato di più oroscopi. Trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, abbiamo un 3 di coppe. La carta della morte, ruota della fortuna, giustizia e ruota della fortuna, ragazzi. 8 di pentacoli al contrario, gli amanti al contrario e queste per la linea dopo. Dunque, la prima linea che andiamo a vedere riguarderà i movimenti energetici per quello che riguarda la vostra crescita spirituale. Nella seconda linea andremo poi a vedere le relazioni e gli affetti. Nella terza linea ci sarà poi, diciamo, un consiglio, comunque andremo a vedere quello che riguarda il lavoro e l'economia. E nell'ultima linea in fondo invece ci sono poi dei consigli, dei suggerimenti, insomma, da poter seguire per navigare meglio questo periodo. Di ognuna di queste linee pubblicherò poi un approfondimento, quindi ci saranno altri 3 video per spiegare appunto la crescita spirituale, l'amore e la parte del lavoro, per andare ancora più a fondo. Dunque, cominciamo con un 3 di coppa al contrario, la morte, ruota della fortuna, 8 di pentacoli al contrario e gli amanti al contrario. Ragazzi, interessantissimo, perché partiamo con una carta di amicizia che è al contrario. Siccome la prima linea parla di quello che è la crescita spirituale, vedendo la morte e la giustizia come la sensazione che dobbiate lasciare indietro qualche... Non è tanto l'amicizia in sé, ma è il modo di vedere la sfera delle amicizie, secondo me. È come se ci fosse una sorta di distacco. Non so perché, ma per qualcuno sono le amicizie d'infanzia. Però è come se ci fosse tra la morte e la giustizia il bisogno di staccarsi da certe questioni legate appunto agli amici o al circolo sociale che si è frequentato fino a quel momento. Ripeto, secondo me sono più ideologie che non proprio relazioni in sé, ma ognuno lo applichi alla propria realtà. Diciamo che poi abbiamo la ruota della fortuna e l'8 di pentacoli. La ruota della fortuna parla di cambi,
cambi che normalmente sono positivi, ma sono anche un po' improvvisi, un po' repentini. Ho l'idea che qualcuno potrebbe sentirsi attirato vi ricordo in effetti che avete anche la papessa, quindi è come se ci fosse una sorta di cambio a livello di energie che andrete a frequentare, a vivere. Per molte persone si tratterà appunto di iniziare con questi lavori magari psichici o percezioni psichiche o doti psichiche che si manifesteranno, e con la ruota della fortuna è come se ci fosse una sorta di cambio nel modo di vedere le cose, ed è lì che arriva la papessa, no? La papessa ha il terzo occhio illuminato, è quella che vede oltre la dualità. Diciamo che c'è l'otto di pentacoli al contrario, ragazzi, e anche la carta degli amanti. Ho come l'idea che siate invitati a lavorare sul vostro amor proprio nel prossimo semestre. Vi dovete lasciare indietro probabilmente qui certe, come vi dicevo, ideologie o certi comportamenti, certe abitudini che avete instaurato a causa delle persone che avete frequentato fino ad adesso. Cambiando le persone, o meglio, cambiando i vostri atteggiamenti, automaticamente potreste anche cambiare il circolo di amicizie. Adesso poi lo andiamo a vedere. Però qui c'è da lavorare sull'amor proprio perché avete gli amanti al contrario. Adesso poi, quando ho tutte le carte in mano, mi diventa anche più semplice darvi consigli aggiuntivi. Adesso andiamo avanti linea per linea. Allora abbiamo un re di pentacoli, un asso di spade. La prima carta era un 3 di bastoni al contrario. Re di pentacoli, asso di spade, 6 di spade, 8 di spade. Wow. Ragazzi, allora, devo dire che per quello che riguarda la vita di relazione, cioè nel senso la visione da un punto di vista della relazione di coppia, sia che siate in coppia sia che siate single, la vedo bene. Vedo che comunque c'è una certa stabilità, c'è una certa maturità, mi verrebbe da dire. Anche il dialogo, secondo me, è gestito bene, c'è come dire una comunione di intenti. Quello che però forse diciamo vi blocca un po' sono gli spostamenti, sono i viaggi. È qualche cosa che probabilmente fate fatica a fare, avete due carte di viaggio qui. Però ho come l'idea che ci sia la necessità di staccarsi, ci sia la necessità, sì, magari di prendere tempo. Non è necessariamente un viaggio fisico, eh. Sei di spade parla di un allontanarsi da certe credenze, da certe idee, e lo rivediamo un pochettino qui con queste due carte. Può essere appunto lo staccarsi da certe idee che fino ad adesso sono state valide per voi, ok? Diciamo che avete anche un 8 di spade, vi sento un po' appesantiti a livello di pensieri, un po' negativi, avete anche questa carta degli amanti al contrario, e di solito quando un 6 è al contrario è una carta che parla di disequilibrio. Qui abbiamo un 8 di spade, che è una carta che fa pendere la bilancia della giustizia più dalla parte passiva, dalla parte negativa. L'8 di spade è una carta che vi fa sentire legati, vi fa sentire imbrigliati, no? Ma è solo un vostro modo di vedere le cose. La fanciulla è bendata, è perché non vede bene. Ma è proprio quello che andrete a fare con queste due carte, ve l'ho detto subito, si taglierà qualche cosa per riuscire a vederci più chiaro su qualche cos'altro. Wow, andiamo avanti, vediamo il lavoro e l'economia, vediamo che cosa viene fuori. Allora abbiamo un 8 di bastoni al contrario, un 3 di bastoni, un 4 di pentacoli, un'altra carta di viaggio, il carro, 10 di spade per la linea sotto, poi abbiamo un 9 di coppe. Scusate, un 9 di coppe. Ragazzi, devo dire che ho come l'idea che andranno forti le collaborazioni, gli spostamenti, i viaggi, i progetti.
avete un 3 di pentacoli e un 4 di pentacoli. È un po' come se vi dicessero di aver cura. Guardate, mi è arrivata l'immagine di un oracolo, l'oracolo delle fatine, che dice di curare le proprie idee come se fossero dei bebè, di non dire niente a nessuno fino a quando, diciamo, la cosa non è completamente in marcia. Ho un po' questa sensazione perché potrebbero arrivare dei nuovi progetti, avete anche la ruota della fortuna, quindi ci potrebbero essere dei cambi improvvisi, anche proprio da un punto di vista pratico, e ci potrebbero essere delle nuove possibilità o di allargare il raggio d'azione se siete autonomi, quindi magari offrire più servizi o più prodotti, o ci potrebbero essere collaborazioni che potrebbero darvi una certa sicurezza finanziaria nel prossimo 2023, ok? Vi dico che avendo questo carro potrebbe essere un lavoro o magari una collaborazione, un progetto che vi porti a spostarvi proprio per lavoro, quindi a viaggiare per lavoro o proprio a cambiare residenza, per qualcuno. Avete qua un bellissimo 10 di spade. Il 10 di spade è una carta di conclusione ciclo, di chiusura, ok? È un po' come se vi dicessero che state arrivando alla fine di un ciclo, ma in effetti avete morte e ruota della fortuna con la giustizia, quindi è un po' come se nella seconda fase del 2023 ci fosse una sorta di prima e dopo. Va bene, andiamo a vedere l'ultima linea, quelli che potrebbero essere dei consigli e dei suggerimenti finali. Abbiamo, allora, iniziavamo con un 9 di coppe, il cavaliere di spade, il 2 di spade, un 8 di coppe, ragazzi, un'altra carta di viaggio, avete 3 carte di viaggio, e il 7 di spade. Interessante. Dunque, ragazzi, ho come la sensazione che o sì, che vi sposterete. Ripeto, per molti possono essere dei viaggi collegati al lavoro, al fatto appunto di iniziare magari un nuovo progetto, per qualcun altro sono più viaggi di piacere che vi daranno la possibilità di rischiarirvi le idee. Per qualcun altro si tratta proprio di un trasferimento. Momentaneo, non vedo proprio un cambio di residenza fisico. Sapete, ci sono quei lavori dove si va via il lunedì e si rientra il venerdì, ecco, più una cosa di questo genere che non proprio un trasloco. Però di sicuro qualche dinamica cambierà fortemente con la ruota della fortuna per voi nel prossimo 2023. Ehm, diciamo un avviso, siete in questa fase con questa benda sugli occhi, qui si ripete la benda e qui abbiamo un 7 di spade che parla anche delle bugie che ci autoraccontiamo, quindi fate attenzione a non crearvi false illusioni, a non... Le bugie potrebbero anche essere, non necessariamente sono sempre bugie, come vi posso dire? Cioè, sapete, quando una persona si sente meno bravo di quello che realmente è, anche quella è una bugia. Perché comunque il 3 di pentacoli parla di un'energia di una persona che non si sente in grado di affrontare un certo tipo di situazione a livello lavorativo, però in realtà ha tutte le caratteristiche, le attrezzature, le conoscenze che servono per affrontare questo lavoro nel migliore dei modi. Ok? Quindi qui si tratta di lavorare sul vostro amor proprio, sulla vostra sicurezza di sé, come vi dicevo, guardate oltre e lasciatevi indietro i condizionamenti del passato. Quindi lavorate sulle vostre maschere, su quello che alle volte non sono le nostre di maschere, alle volte sono le maschere che ci hanno insegnato gli altri. Tipo, vi faccio un esempio, se vi è sempre stato detto, non lo so, non sei capace a disegnare, o non sei capace a cucinare, o non sei capace a fare questo, cioè non credete a queste persone, sfidatevi voi stessi.
Perché non sono capace a cucinare? Ipotesi. Perché cucino sotto stress, perché cucino sempre di fretta, perché non ho mai tempo di dedicarmi, ok? Quindi uno, cioè, non può neanche pretendere, no? Perché non sono brava a disegnare, perché non mi sono mai messo, non ho mai preso lezioni, perché non lo so, non mi sono mai comprato quel fantastico set di pennelli che potesse che potesse farmi venire la voglia di spennellare, ok? Quindi non credete sempre a tutto quello che vi dicono, mettete sempre in dubbio tutto. È l'autoconoscenza il percorso di guarigione. Più uno si conosce, meno è possibile che sia intaccato dai pensieri e dal giudizio degli altri. Ragazzi, a livello di salute, occhio con gli eccessi, eccessi di cibo, eccessi di bevande alcoliche e eccesso di fretta, perché ci vuole calma, ci vuole pazienza. Comunque il processo di trasmutazione di cui ci parla la morte ha bisogno di un suo tempo. Si chiama la morte. Dopo la morte, che sia fisica, che sia di una relazione, dopo la morte di qualche cosa c'è sempre un periodo di lutto e il periodo di lutto serve per aggiustarci. Quindi datevi anche un tempo di vedere questa trasformazione, soprattutto, ripeto, focalizzatevi sul vostro amor proprio nel prossimo 2023. Va bene, andiamo ancora a vedere un oracolo, vediamo se cosa posso dirvi ancora. Ah, ecco che cosa posso dirvi ancora. Siccome dovete imparare a vedere voi oltre, non fidatevi di quello che vi dicono. Soprattutto quando la persona, questo è un consiglio che vi danno, soprattutto se la persona cerca di, come vi posso dire? No, di confondervi le idee. Ci sono quelle persone che sono talmente brave a parlare che vi girano un po' e a un certo punto rimanete quasi storditi. Come per, ma io non la pensavo così, oppure io non volevo che andasse così, o cose di questo genere. Ecco, prendete un attimino di distanza da questa persona, osservate oltre le apparenze, cercate di capire le dinamiche che si sono instaurate, ok? Perché qui è un po' come se vi dicessero non siate ciechi. E il 2 di spade vi parla anche di un bivio. Vi ricordo che avete la giustizia e la morte e anche un asso di spade, quindi è molto facile che siate nella necessità di tagliare o con qualche cosa o con qualcuno o con l'ideologia, appunto. Potrebbe anche essere qualche cosa, eh? Però ecco ragazzi, non fatevi troppo illudere dai sogni, perché le cose potrebbero cambiare veramente da un momento all'altro. Sì, che cambiano in modo positivo con la ruota della fortuna, però non si sa mai come cambiano. Ricordiamoci che si chiama anche ruota del destino, e il destino o la giustizia, che molte volte viene rappresentata anche lei come bendata, la giustizia non si sa mai come colpisce, no? Si chiama giustizia divina, cioè è una giustizia in base a Dio, non in base a quello che vogliamo noi umani rispetto all'altra persona, ok? Il fatto che noi si voglia qualche cosa non è detto che sia la cosa di cui la nostra anima ha bisogno in quel momento per evolvere. Va bene, vi tiro un oracolo. Quanti ne sono usciti? 2. Wow! Pronti e benedetti! Wow! Ragazzi, carta numero 48 e carta numero 22. Siete pronti per essere benedetti. Qui un cambio sta per arrivare, un cambio grande. Vedrete le cose da un altro punto di vista. Per qualcuno si arriverà oltre. Si arriverà oltre, ci sarà come un pam, un prima e un dopo, lo sento. Siete pronti per fare il salto, siete pronti per lasciarvi indietro certe dinamiche, certi pensieri, certi problemi familiari, certe questioni che non vi facevano espandere. Siete pronti per staccarvi, per viaggiare, per andare con le vostre gambe, per prendere le vostre decisioni e dare una direzione alla vostra vita, ai vostri progetti, a quello che è importante per voi. E qui questa carta mi ricorda molto la giustizia divina e l'angelo di cui vi parlavo prima, vi dice che siete comunque benedetti. Quindi fate quel salto. Non deve essere un salto fatto così, diciamo, impulsivamente, no? Ma anzi, la papessa è colei che è andata oltre la dualità, quindi ha valutato, ha messo sulla bilancia. Madonna, che lettura, ragazzi. Scusate, mi è anche scappata un
e ha messo sulla bilancia quello che serve e quello che non serve più, ha messo sulla bilancia quello che è il lato positivo e il lato negativo, ovvero ha messo sulla bilancia il cuore e la mente e si va oltre, oltre. Siete pronti per fare il grande salto? Wow, bellissima carta, carte, sia la giustizia che la papessa. Sì, per molti lo sento associato proprio a un risveglio spirituale, a un oh, ecco perché è così, ecco perché è sempre andata così. Però allora io per cambiare devo fare questo ed è lì che arriva l'incoraggiamento che vi danno. Siete pronti? Siete pronti per fare il salto di qualità? Fatemi sapere qual è il vostro salto, perché qui una volta fatti i dovuti tagli, ragazzi, prendete il volo, ok? Va bene, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn, vediamo che altro consiglio vi vogliono dare. 2 anche qui. Quante volte vi ho detto di vivere la vita e non di parlarne soltanto? Oggi nel mondo ci sono davvero troppi discorsi e non c'è abbastanza azione, ecco perché è in questo stato. Voi siete coloro che devono vivere la vita, mettendo in atto quanto vi sto dicendo. È un lavoro che tocca a voi e che nessun altro può fare al posto vostro. Possono darvi un bicchiere d'acqua, ma poi tocca a voi bere. Possono darvi un piatto pieno di cibo, ma se volete nutrirvi dovete essere voi a mangiare. Wow! Vi avvicinerei anche questa. Amor proprio e anche autonutrimento. Siate rinnovati, rinfrescati, ristorati nell'essere uno con me. Quando vi soffermate su questa meravigliosa unità con me, scoprite che tutte le piccole preoccupazioni, tutti i pensieri ansiosi scompaiono dalla vostra mente. Sappiate che io sono all'interno dell'energia creativa ed illimitata che dà forma all'universo e guida le stelle. Affrontate ogni minaccia senza timore, pienamente consci che esiste una sola energia e che ogni ostacolo svanirà nel nulla. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo semestre. Per me è stata davvero toccante, vi devo dire. Fatemi sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete iscrivervi, potete commentare, potete condividere, potete mettere like, potete fare una donazione, ogni tipo di supporto è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!